Benvenuti ragazzi in un nuovo video. Oggi faremo una piccola video recensione per quanto riguarda la mia Trek 520, però dopo 3000 km di uso. Il video sarà strutturato in due parti, quindi nella prima parte parlerò dei problemi tecnici riscontrati durante il viaggio in sé per sé, mentre nella seconda parte parlerò delle modifiche apportate alla bicicletta in un secondo momento. Se non avete ancora visto il mio viaggio, è stato un viaggio da Londra fino in Calabria che ho fatto quest'estate. Se volete vederlo cliccate pure su questo link, così riuscirete a vedere tutti i video giorno dopo giorno. Allora, partiamo subito col dire che grossi problemi tecnici non ne ho riscontrati, a dire il vero. La bicicletta si è comportata abbastanza bene, magari a parte qualche regolazione che una volta che ero arrivato, se non sbaglio, all'altezza della Svizzera, quindi a Zurigo, dovetti portarla da un meccanico per fare regolare un po' il cambio e i freni, perché comunque la bicicletta era nuova, quindi un po' i cavi si erano allentati, però una volta messa a punto e regolato il tutto, la bicicletta è ritornata ad essere super efficiente come se fosse nuova. Un altro piccolo problemino poi l'ho riscontrato con i raggi, perché durante il viaggio sentivo che la ruota dietro ballava un po', specialmente ad alte velocità, quindi magari nelle discese sentivo che la parte dietro ballava un po'. Glielo dissi ai ragazzi lì a Zurigo di dargli un'occhiata, però mi sa che non ci hanno messo proprio mano, perché poi io dopo 2 o 3 giorni di testa mia sono andato un po' a regolare dei raggi, ma ho fatto più danni che cose buone, ma capirete poi alla fine del video. Cos'altro? Parlerei dell'usura. Diciamo che a livello di usure la bicicletta si è comportata abbastanza bene, nonostante 3000 km. Una cosa che mi ha sorpreso tanto è stata proprio la ruota, quindi i copertoni. Non ho avuto una bucatura, non ho avuto nessun problema di nessun genere con i copertoni. Infatti, se vedete, il battistrada ancora sembra nuovo, a dire il vero. Anche i lati, nonostante ho fatto un po' di sterrato, ma sterrato abbastanza light, sembrano completamente nuovi. La catena, stessa cosa. Di solito tra i 3.000 e i 5.000 km è consigliato cambiare una catena. Fatto una prova, abbiamo visto che sono allo 0,75, quindi ancora secondo me altri 1.000 km di autonomia ce l'ha. Sicuramente durante il prossimo viaggio, se non cambierò la catena, ne porterò uno di ricambio, così che se spezzo la catena o roba del genere riesco a cambiarla in 2 minuti. Una cosa che si è usurata molto, a dire il vero, è stato proprio il nastro che va qui sullo sterzo, perché come potete vedere sia le parti laterali che anche sul manubrio stesso si sono un po' consumate, ma è capibile perché comunque si sta sulla bicicletta 10-11 ore al giorno, quindi è normale. Poi appoggiando la bici ai muri e quant'altro è normale che si usuri, però lì con 7, 8, 10 euro si riesce a cambiare nastro. I freni, le pasticche dei freni, i freni meccanici, quindi le pasticche dei freni si sono abbastanza consumati, però 3000 km ho fatto un bel po' di chilometri in discese con dislivelli abbastanza accentuati, quindi tenere sempre i freni schiacciati, specialmente alla discesa del monte del Valle Spluga, quindi per arrivare a Lecco lì praticamente sono stato forse 30 km sui freni, quindi è normale che si usurino, però anche lì 15 euro riesce a cambiare tranquillamente le pasticche, quindi sono molto contento dell'usura. Ritornando un attimino ai problemi tecnici avuti durante il viaggio, dicevo del raggio, che poi una volta arrivato a casa, il giorno dopo, porto la bicicletta dal mio meccanico di fiducia per fargli fare giusto una revisionata, e nel mentre gli spiegavo il problema del raggio, non appena toccato, andato lì per regolarlo, gli si è spezzato in mano, ma sicuramente è stato il mio errore, perché quando provavo ad aggiustarlo, a regolarlo, mi sono messo lì a giocare con la chiavetta, quindi non sapevo quale tirare, quale allentare, ho fatto un bordello. Quindi ho dovuto cambiare soltanto un raggio, ma non è stato nessun problema, assolutamente. A parte questo non si è consumato più niente. Passerei quindi alla seconda parte e parlare delle modifiche apportate alla bicicletta. Ci premetto a dire che non è che dico tutti quanti dovete fare i cambi o le modifiche apportate da parte mia, ma ognuno poi ha i suoi gusti e quant'altro. Partirei dalla parte più importante secondo me, che è stata proprio i parafanghi, perché comunque hanno permesso di salvaguardare anche la corona e la catena, perché ho avuto 2 o 3 giorni di pioggia, o delle volte sono andato su dei sentieri che c'era un po' di fango e detriti, e quindi il parafango tutelava molto questa situazione, quindi faceva drenare l'acqua qui a terra senza farla andare qui alla corona, quindi si è salvaguardata la catena anche un po' in più. Quindi secondo me per un cicloturismo, una bici setappata da cicloturismo, il parafango è un must assolutamente. Poi un'altra cosa che ho cambiato quasi subito sono stati i pedali, diciamo, perché venivano forniti dei pedali abbastanza basici. C'era una gabbietta abbastanza grande che, nonostante era anche comoda perché aiutava la pedalata,
però poi mi toccava, una volta che giravo lo sterzo, mi toccava il parafango, quindi inizialmente ho rimosso subito la gabbietta, che poi l'ho buttata da qualche parte durante il viaggio, e ho tenuto per tutto il viaggio il pedale che c'era, che era d'alluminio ma abbastanza basico. Però una volta poi arrivato a casa ho messo subito questi pedali da mountain bike con 12, diciamo, pirulini che danno un grip pazzesco sulla scarpa, anche perché poi durante un cicloturismo secondo me bisogna avere il piede sempre libero, perché con la stessa scarpa vai in giro a visitare il paese o vai in bici, quindi secondo me sono sconsigliati, secondo me le clips, ma avere un pedale flat secondo me è l'ideale. Poi per me tutta la vita è il flat. Un'altra piccola modifica ma essenziale che ho fatto è aggiungere questo, diciamo, proteggicambio, perché deragliatore, proteggicambio, insomma, perché è capitato delle volte che ho strisciato dei marciapiedi, come si può vedere anche dai graffi qui su questo aggeggino. Ha salvaguardato di molto, diciamo, il cambio, perché altrimenti avrei graffiato il cambio, addirittura magari spaccato, anche perché una volta la bici mi è caduta, quindi quel coso lì mi ha salvato, diciamo, il cambio, ecco. Un'altra piccola modifichina, ho aggiunto un po' di camera d'aria intorno al portapacchi, perché notavo che le borse toccavano sull'alluminio del portapacchi, quindi faceva un rumorino che a me dava molto fastidio, quindi mettendoci un po' di camera d'aria sono riuscito ad attutire o ad attuire, diciamo, questo rumore, quindi contento di quella modifica. Ho aggiunto questi due portaborracce a 3 attacchi alla bicicletta, uno anche sotto qui sotto ci ho messo una pompa che arriva fino a 9 bar, quindi super utile, anche perché durante un viaggio, insomma, la pressione delle gomme si abbassa abbastanza velocemente, perché dovuta sia al peso che anche magari alle temperature, all'usura delle gomme e quant'altro, quindi una pompa ovviamente è il minimo indispensabile da portarsi appresso, ma sono sicuro che lo sappiate già. Un'altra cosa che ho aggiunto è stato questo piccolo specchietto, molto facile da installare, molto utile, perché è sempre utile avere un piccolo specchietto e vedere chi c'è dietro, cosa c'è dietro e quant'altro. Poi ho aggiunto questa estensione dello sterzo, lo so, è blu, è un pugno in un occhio, però quando sono partito purtroppo nero non lo trovai e quindi l'ho presi blu. È abbastanza largo, anche abbastanza distante tra lo sterzo e la stina in sé per sé, è stato molto utile da applicarci luci, delle volte cariche batterie, orologi, Garmin e quant'altro, quindi super consigliato. Una cosa che forse cambierò prima del prossimo viaggio è la sella, perché di nuovo molto basica, ci sono stati dei giorni che problemi non ne avevo, quindi nessun dolore, nessun problema, ma c'erano dei giorni che davvero faticavo anche a star seduto perché faceva male, insomma, avevo i glutei davvero distrutti, quindi sicuramente la sella è un qualcosa che cambierò per il prossimo viaggio impegnativo. Uno dei cambiamenti più grossi che ho fatto scusate, è stato l'attacco per lo sterzo. Questo qui è quello originale, come potete vedere è abbastanza lungo, anche girandolo purtroppo c'è soltanto poca inclinazione. Il motivo per cui l'ho cambiato è perché durante il viaggio mi sentivo che stavo troppo lungo sulla bici, quindi avevo troppo esteso e quindi sentivo il carico sulle scapole, sulle spalle e anche sui gomiti, quindi sicuramente mi serviva un qualcosa da mettermi in una posizione più eretta. Quindi ho cambiato, una volta arrivato a casa, poi questo attacco per il manubrio che, come potete vedere, è letteralmente la metà di lunghezza, quindi si è accorciato di un bel po' e si è alzato di qualche grado, quindi da una posizione, diciamo, più o meno così mi sono ritrovato da una posizione molto più eretta, quindi molto più comoda, quindi è stato il cambio che secondo me veramente ha cambiato tutta la geometria della bicicletta, ripeto, per me. Quindi, tirando giù delle conclusioni, direi che la bicicletta, nonostante 3000 km percorsi, si è comportata veramente bene. Sono super felice con le usure, super felice del modello, delle geometrie e quant'altro. Ovviamente poi io faccio il paragone della bicicletta come un abito. Ovviamente le case produttrici fanno dei modelli standardizzati più o meno per quell'altezza, per quella lunghezza di gambe, di cavallo e quant'altro, però poi ogni persona è fatta a modo suo, insomma c'è chi vuole stare più comodo o con una posizione più eretta, chi più lungo, chi vuole la gamba più lunga, però lì con delle regolazioni si riesce tranquillamente a trovare la posizione giusta. Quindi ognuno poi può decidere se cambiare oppure no.
Sicuramente una cosa da rispettare è la misura consigliata dalla casa produttrice. La mia misura consigliata era una 57, come lo è. Sì, l'ho trovata un po' troppo lunga, però ripeto, con una trentina di euro, cambiando un attacco del manubrio leggermente più inclinato e più corto, come quello che ci ho applicato, vai a cambiare totalmente la posizione. Quindi da una posizione magari in sofferenza troppo esteso mi sono ritrovato eretto, che veramente ha cambiato il gioco al 100%. Va bene ragazzi, spero questo video vi sia piaciuto. Se avete qualche domanda scrivetela pure nei commenti, sarò più che felice di rispondervi. E ci vediamo a un prossimo video. Nel prossimo video spiegherò come ho pianificato il mio viaggio. E di nuovo, se non avete visto il mio viaggio, cliccate pure qui su in alto a sinistra e potete vedere tutti i video del mio viaggio da Londra fino ad arrivare giù in Calabria. Ciao ragazzi, alla prossima!